Salve a tutti, ho deciso di fare una breve lezione sul primo dei Drei Tentos di Hans Werner Henze. I Drei Tentos sono diventati col tempo un pezzo di repertorio per chitarra sola, sono per chitarra sola naturalmente, ma fanno parte originariamente di una composizione molto più ampia che si chiama Kammermusik 1958, della durata di circa un'ora, in cui la chitarra ha una parte piuttosto importante, innanzitutto perché ha questi 3 brevi interludi che intervengono nel corso dell'opera, poi perché ci sono anche i Drei Fragmenten nach Hölderlin, cioè sono 3 frammenti sempre presi da Hölderlin, che sono dei pezzi per chitarra, per tenore e chitarra. Hölderlin è un poeta tedesco di metà 800, muore nel 1843 se non vado errato, poeta visionario, molto denso, molto sofferente direi, fra l'altro realmente sofferente perché quando lui morì era preda di schizofrenia catatonica, quindi aveva una sofferenza, diciamo così, esistenziale molto forte, che in qualche modo va a bagnare di sé, diciamo così, anche quest'opera. Direi questo, andiamo subito a immergerci nella partitura. Dunque l'inizio è questo, è un inizio piuttosto direi imperioso, ricco di energia, c'è scritto accelerando, in forte innanzitutto, accelerando, e poi non solo, usa anche diverse corde a vuoto della chitarra, che come sappiamo offrono il massimo di sonorità al nostro strumento. Quindi è come dire un inizio piuttosto vigoroso che richiama l'attenzione, ma immediatamente succede qualcosa di completamente diverso. Improvvisamente siamo nel ritenuto, vibrato e improvviso diminuendo, e poi non c'è più questa forza ritmica della prima battuta, del primo gesto, diciamo così. Cioè lui nello spazio di 2 battute introduce 2 climi, 2 gesti direi, e alla terza battuta compare un nuovo tema, primo dei temi che vedremo comparire, che è un tema molto cullante, molto direi più sulla scia di questa seconda battuta che non della prima. Inizia con una quinta ed è un dettaglio importante perché vedremo l'intervallo di quinta e di quarta sono centrali in tutta l'opera, insieme all'intervallo di seconda maggiore. Questo nuovo tema è così. Questo tema così cullante si sospende all'improvviso, perché d'improvviso il ritmo non è più così regolare, fin qui siamo stati sempre in 2 quarti, ma adesso vedremo come le durate si frammentano, cioè si raddoppia all'improvviso il tempo. Fra l'altro, se il pezzo lo si fa al metronomo indicato da Henze, che lui indica 63-66, la semiminima, allora questo improvviso scarto ritmico si sente. Se lo si fa troppo più lento, diventa tutto un po' inserito in un unico clima di un po' di reverie, un po' lontano, e perde questa sua ansia che compare qui e che vedremo, è anche un altro dei temi centrali di tutto il pezzo. Quindi all'improvviso succede questo. E qui compare ancora un altro tema, che è particolare perché questa melodia potrebbe tranquillamente essere anche armonizzata in fa diesis. Cosa non fa di questa melodia una melodia tonale? Ovviamente quello che c'è sotto, le famose 2 note, fa diesis sol diesis, che decontestualizzano completamente questa melodia, e ce la troviamo quindi come una sorta di evocazione, di un ricordo che non riconosciamo con certezza perché appunto è fuori contesto. Questo è quello che succede. Ed è un procedimento compositivo che troviamo tantissime volte
Novecento, perfino in Suoni notturni di Petrassi, un pezzo insospettabile, eppure ricchissimo di riferimenti al tonale. Questa lunga melodia si conclude con una quinta. Ancora una volta la quinta, che qui era stata questo. Qui è la stessa quinta, un'ottava sotto, e ancora una volta vedremo come la quinta ha una funzione quasi di cerniera, una funzione espressiva molto importante in tutto il pezzo. Quindi si conclude, ritorna il gesto compositivo dell'inizio, quell'arpeggio vigoroso, ma con una grande differenza. Ancora è un poco accelerando, ma siamo nel pianissimo. Il crescendo finisce sul piano, quindi è un crescendo minimo e comunque rimaniamo nel clima molto più contenuto di una diversa dinamica. Di nuovo il ritenuto. Due parole a questo punto su questa frammentazione ritmica, questo continuo cambio del tempo, quest'uso della quinta così importante, perché è usata per iniziare il pezzo, è usata per terminare questa prima frase ed è usata anche per terminare l'altra frase e vi anticipo, è usata anche per finire il pezzo. Questo continuo cambiare il tempo, questo frastagliare il ritmo mi fa venire in mente quasi la metrica greca. La metrica che è basata sui piedi, che sono delle successioni regolari di accenti, che però in qualche modo sono un po' in contrasto con gli accenti invece naturali delle parole. E quando noi sentiamo recitare qualcosa in metrica greca, ci accorgiamo proprio di questo, come in qualche modo i piedi forzino la ritmica delle parole. Sykas, aidi proiapsen, eron, autus de loria teuque quinessin, oio noisi te pasi, dios de teleito bule. Ma andiamo un po' più a fondo nella conoscenza del pezzo. Questo pezzo, la Kammermusik, fu scritto nel 1958 per l'appunto da Henze dopo un viaggio in Grecia. E lui scrive proprio che nella mia Kammermusik sicuramente c'è un eco delle musiche greche, ma anche ho scritto i Dry Tentos pensando a come dovrebbe suonare secondo me la musica greca. C'è un altro aspetto ancora più, diciamo, sorprendente da questo punto di vista. Hölderlin aveva una visione dell'antica Grecia come qualcosa di lontano, una specie di Eden pieno di serenità in cui è possibile ritrovare una serenità che appunto nella sua vita presente lui non trova né troverà mai. E ultima cosa, i Dry Tentos, come tutta la Kammermusik, sono ispirati da questo lungo inno di Hölderlin che si chiama Im liebliche Blau, che vuol dire nell'amabile blu. E attenzione, nel terzo dei Dry Tentos i versi dicono questo. Figlio di Laio, povero straniero in Grecia, la vita è morte e anche morte è una vita. Al di là del dolore che emerge da questi versi, lui parla del figlio di Laio, ovvero il personaggio centrale di tutta la mitologia greca e anche in fondo della cultura europea. Sappiamo che il figlio di Laio è Edipo naturalmente e sappiamo che Freud ha fondato su Edipo tutta la sua psicoanalisi. Andiamo avanti. Da qui come da un trampolino scaturisce una nuova idea musicale che ci porta a un'idea che quasi sembra una danza popolare. Potrebbe essere tranquillamente una canzone forse napoletana e non è un caso. Henze è vissuto tantissimo a Napoli, ha studiato proprio le canzoni napoletane e chissà, anche lui sta pescando nel suo immaginario questa possibile melodia popolare, in realtà completamente decontestualizzata, e ancora una volta quelle due note fa diesis sol diesis nella loro semplicità realizzano questo compito. E qui c'è come un fermarsi un attimo a pensare. Questo ritmo, sentite, anche qui ancora una volta sembra qualcosa di quasi danzante e lui lo estrapola dal contesto scrivendoci all'improvviso ponticello. E poi ritorna questa idea di ritmo, di melodia cullante, ma con una variante importante. È come se questa melodia avesse perso la sua iniziale serenità, quella che c'era all'inizio, no?
in cui tutto era uguale, tutto era abbastanza statico. Qui che succede? Torna questa melodia, ma all'improvviso c'erano questi scarti, derivano probabilmente da questa cosa qui. Questa piccola melodia ci ha fatto sentire qualcosa di più inquietante, di meno rasserenante. E ricompare, infatti Henze qui scrive più voce, proprio su questa terzina. E ritorna di nuovo. E di nuovo la melodia adesso è tornata, quella dell'inizio, ma ancora una volta, diciamo così, ha perso la sua verginità iniziale. E stiamo andando verso la fine del pezzo. Di nuovo c'è questo arpeggio così improvviso, no? Va ad inserirsi con forza in questo nuovo contesto melodico, fin quando non arriviamo proprio alla fine, come dicevo, il pezzo va, come dire, a smontarsi in un certo senso. E qui appare questo accordo che in qualche modo potrebbe assomigliare a un accordo maggiore, forse un La maggiore, a cui comunque manca il La, o forse un Do diesis minore, ma la veste timbrica che Henze gli dà con questo armonico, che è questa la nota che vuole, l'eventuale rapporto con un'armonia in qualche modo tonale viene un po' offuscato proprio dal fatto timbrico. E poi ricompare la quinta e la quarta insieme. Quarta, che diventa quarta aumentata. Ancora la quinta, che va a chiudere, e finalmente con due quinte di seguito il pezzo si chiude. Noi abbiamo qui, in tutto il pezzo, un succedersi continuo di tanti atteggiamenti compositivi e quindi espressivi e quindi umani, da quello più cullante a quello più lirico, a quello ritmico, a quello sognante di quando compaiono le quinte, le quarte che vi ho detto e quegli arpeggi, ma c'è qualcosa che dà serenità in tutto il pezzo. Sono quelle due note che all'inizio appaiono subito dopo l'arpeggio e poi le ritroveremo per tutto il pezzo. È come se lui ci dicesse: c'è un'ansia perché continuamente il ritmo è frammentato, continuamente nuovi temi appaiono, ma c'è qualcosa che c'è sempre, impassibile, in varie forme, ma c'è sempre dall'inizio alla fine, questo fa diesis su diesis. E questo mi fa venire in mente una cosa, ancora una volta i versi di Hölderlin, i versi di questo primo tempo. Bel ruscelletto, tu sembri commovente mentre scorri chiaro come l'occhio della divinità attraverso la via lattea. È quasi commovente nella sua serenità questo ruscelletto che va avanti nonostante incontri delle curve, dei sassi, degli ostacoli. Lui continua a scorrere sempre ed è come se avessimo un po' una dicotomia. Da una parte Hölderlin che muore nella malattia mentale e dall'altra Henze che ci regala questo piccolo capolavoro che ha quella serenità che Hölderlin non ha trovato. È il ruscelletto che scorre, sono quelle due note, fa diesis sol diesis, che troveremo dall'inizio alla fine.